Noi siamo al mare, ma non siamo solo in vacanza, camminiamo per voi e quindi iscrivetevi al canale, dai che è anche gratuito. Rio Maggiore davanti a noi, per cui quello là arroccato è Manarola, poi oltre Corniglia, Vernazza e Monterosso, dove se tutto va bene e le braccia reggono prenderemo il treno per tornare a casa. L'affollatissima spiaggia di Rio Maggiore e la passeggiata, infatti tutta la gente, e questa è Rio Maggiore. Non abbiamo capito che intenzioni abbia quel vaporetto lì che si è fermato, e là, Manarola. Non siamo sicuri se questa è la famosa passeggiata degli innamorati che corre, diciamo, o passeggia tra Rio Maggiore e Manarola che è là. Però pare che sia ancora chiusa perché sono i lavori. Vabbè, noi ce la vediamo da kayak. Siamo già in vista di Manarola. Yeah! Manarola, arriviamo! Ta-da! Quello che vedete lì davanti a voi è la stazione di Manarola dove è appena arrivato il treno e lì arroccato c'è il paese. Forse almeno una parte di sentiero è aperto perché dove c'è quella costruzione rosa, insomma color salmone, abbiamo visto delle persone passare. Ah sì, c'è qualcuno anche fermo lì. Forse non tutto il sentiero è chiuso. Qui siamo a Manarola e non so se li riuscite a vedere, ma davanti ci sono tutta una serie di persone che camminano e a me pare il purgatorio di assistere al girone del purgatorio. Aiuto! Il porticciolo di Manarola, vabbè, pieno di gente che prende il sole. Insomma, non so se vale la pena entrare, penso di no. Vedete la persona, ma non è questa gran cosa. Qui tutti quelli che camminano in su arrivano lì dove c'è la bandiera dell'Unione Europea e poi cosa fanno? Scendono. C'è un po' di traffico, però cerchiamo di stare vicini alla riva. Se volete fare la pausa è un buon punto perché c'è proprio uno scivolo che arriva fino all'acqua, per cui potete tirare in secca il kayak, dove c'è solo che c'è tutta la gente che nuota e che ci va. A sinistra, Giulia. Prossima fermata Corniglia. La passeggiata, anche se non c'è nessuno, si snoda là e là penso che passi su quella specie di ponte sospeso. C'è il ponte sospeso, poi prosegue verso Corniglia. Penso che qui il sentiero, la passeggiata sia interrotta, lì dove c'è quella frana, perché prima ci sono quei ponticelli per passare e anche dopo vedo un ponticello, ma lì dove c'è la frana non c'è niente, per cui lì è interrotto. Peccato. Noi ci stiamo avvicinando a Corniglia. Qui alla destra la stazione ferroviaria di Corniglia e
qui il paese, quindi E dietro lo Sperone Corniglia. dietro lo Sperone, quindi vabbè, è qui il paese, insomma. Però si vede che una volta è girato. Avremo la magia. E c'è un po' di mare, c'è un po' di... E io ho Di onda. scoperto di soffrire il mare. Ottimo, che bello! Guardate che treno moderno che sta passando, speriamo che ce ne tocchi uno così al ritorno per poter caricare il kayak senza fatica e non il solito carro bestiame. Va bene, qui c'è il promontorio di Corniglia. E anche qui la discesa all'acqua di Corniglia. Là in fondo si vede una rola. Ma là in fondo sono girato indietro e si vedeva Manarola. E qua dietro dovrebbe esserci Vernazza. Quello là davanti dovrebbe essere Levanto, non Monterosso, perché sennò cavoli, ne abbiamo ancora da pagaiare. Davanti a noi Vernazza, non manca più moltissimo. Ci siamo dimenticati di dire che abbiamo acquistato anche il secondo sedile della Decathlon X100 per rimpiazzare il sedile originale della Gumotex, e sono 4 ore e 46 che pagaiamo con una sola sosta 8 km fa. Io sto benissimo, diciamo che non ho problemi di fondoschiena. Tu? Io sto bene, Ok, soldi spesi benissimo. soldi spesi bene. Peccato che la Gumotex non dia subito dei sedili decenti in dotazione e tocchi rimpiazzarli. Ed eccoci a Vernazza, vedete il castello Doria che non so se è in ristrutturazione, sono delle impalcature, e là c'è il Monte Rosso dove termineremo la nostra pagaiata e saranno ancora 3 km abbondanti. Una bella giornata, fa caldo, anche ho scoperto di soffrire un pochino il moto ondoso, che l'altra volta la Palmaria, Tino, Tinetto, nessun problema, ho mangiato, niente, al ritorno, sul via di ritorno c'era anche il vento forte, c'erano state le onde, nessun problema. E qui invece oggi sono nauseato, ho un po' di nausea. Hai il finto? È colpa sua. Scusi signor Gabbiano, quanto manca ancora a Monterosso? Niente, non ce lo vuole. Seguirlo. Dice seguitemi. E infatti sì, Monterosso è là. Grazie Gabbiano. Grazie Gabbiano, no. Vernazza. Qui stiamo passando Vernazza e adesso vi faccio vedere un po' di panorama. Stiamo avvicinando verso La spiaggia è proprio... sono solo posti in piedi. Eh sì, Sono rimasti. sono rimasti solo i posti in piedi, bellissimo. E ci stiamo avvicinando verso Monterosso, che là dovremo poi fare un campo minato ed è l'ultima delle Cinque Terre, quindi siamo quasi addirittura d'arrivo e io sono molto affamata. Questa qui, oltre al pellegrino kayakista, è Vernazza. Ciao Vernazza. Facciamo ciao ciao Vernazza con la pagaia. Ed ecco voi Vernazza. Abbiamo appena evitato
come posso dire, un La frontale con collisione una con- collisione con un vaporetto. Va bene, adesso ci apprestiamo a giocare a Giochi senza frontiere con le navi parcheggiate. Lì in fondo c'è Monterosso e qui tutta una serie di barche parcheggiate. Ormeggiate si dice, Ah, che vabbè, uguale. Ormeggiate. E noi adesso entriamo dentro Monterosso. Questa barca qui aveva tutti i divanetti, le piantine, cioè mi sto sognando gli aperitivi lì e poi penso a Swinghino, è uguale. uguale. Vabbè, Vabbè. noi ci divertiamo tanto con Swinghino comunque. Sì, ma infatti vuoi dire qualcosa? Che sono stanco. È stanco. Anche, e io sono affamata più che altro. Coglio di Monterosso. Adesso noi però dobbiamo andare nella parte sinistra della baia perché mi pare che la stazione sia di là. Speriamo bene di non aver sbagliato. Arrivati a Monterosso alla ricerca di un punto sulla spiaggia per tirarlo fuori. Ultimi sforzi.